Silano Alborina, In che anno è nata? il 7 maggio 19, che mi piace di mangiare. Di più mi piacciono i maccheroni e poi i peperoni, I maccheroni. le patate, ma di più i peperoni e i maccheroni, le verdure. I maccheroni come mi piacciono, di tutte le specie, fatte al forno oppure no, mi piacciono bianche e rosse, no, poco olio e sugo. E la mattina solo un po' di latte e caffè e con un biscotto. E a pranzo o maccheroni o patate e peperoni o patate al forno, poca carne. Mi piace, ma non troppo. I fagioli, i ceci, mi piacciono. Le lenticchie, Le piace il vino? eh, abbastanza. Preferisce il bianco o il rosso? Rosso, un bicchiere e mezzo, due bicchieri a pranzo. A che ora va a dormire la sera? Verso le 10 e mezza, le 10. E al mattino a che ora si sveglia? Si sveglia appena fa il giorno. Come passa la giornata? Davanti alla televisione. E che guarda? E la, Che guardi? che guarda tutti i programmi. Te l'ho detto, trovo un programma che mi piace e là mi fermo. Stavo nella posta, nell'ufficio postale, facevo la direttrice, era bello, non troppo. Perché? Ci stanno troppo numeri e soldi e dovevo stare sempre con gli occhi aperti, se no i soldi scappano. I dolci vi piacciono? E non troppo, me ne mangio poco i dolci. Ah, la cioccolata, ma no, non troppo. Poi le verdure, mi piacciono le verdure. La verde, la cappuccia, queste, poi la cicoria. Ah, il broccolo, sì, il broccolo. Tutte le verdure mi piacciono. Mette poco o molto sale? Con poco sale. Fino a una certa età ho cucinato i maccheroni semplici al forno e poi la carne fatta. Faceva la pasta fatta in casa? Sì, ma io non avevo mai tempo di farlo. Le faceva solo, delle volte facevo solo i ravioli che piacevano a mio marito. Ma altri maccheroni non avevo tempo di farli, ma li sapevo fare tutti. Tagliatelle, cavatelle, l'orecchietta, lo facevamo con il dito così, l'orecchietta. E faceva molta attività fisica prima? Diciamo passeggiate, le piace passeggiare? La macchina abbiamo preso gli ultimi anni, prima senza macchina. Arrivavo in casa tutta sudata, che stavano calde, non è come adesso, prima faceva caldo assai e dovevo fare il fuoco a terra per cucinare. Non c'erano, eh, le cucine sono uscite tante, dopo tanti anni. Facevo il fuoco nella camminetta, faceva troppo caldo, perché già stava, il sole era forte. Poi si faceva il fuoco a terra e riscaldava abbastanza. E io non lo sopportavo, quello caldo. Ma purtroppo quello era.
Poi le cucine sono uscite dopo tanti anni. Sì, lo facciamo in casa il pane, ma dava di notte impastava il pane. Quando faceva il giorno era già cresciuto. Allora faceva le pagnotte e lo mandava al forno. Ci metteva pure le patate nel pane che veniva più morbido, si manteneva più morbido perché stava tanti giorni in casa. Quanti figli? Uno. Come si chiama? Maria. Ho avuto gli aborti. Era un bambino, primo era un bambino grande ed è nato morto di 6 mesi. Stava il ghiaccio per terra. E allora io da casa mia andavo a casa di mia mamma. E preso una caduta e così è nato sto figlio morto. E l'ultimo anno abbiamo comprato la macchina, prima si andava a piedi, prima si doveva consegnare la posta, presto, poi alle 9 si apriva e andava un'altra volta, a mezzogiorno ritornava e andava alle 3, fino alle 7 stavo col pubblico, poi dovevo fare i conti e dopo mi ritiravo. Quando mi sono fidanzato? E tenevo 22 anni, Quando ti sei sposato? a 28 anni, perché stava la guerra. Durante la guerra, se si sposava non c'era niente. E il suo marito che lavoro faceva? Faceva il sostituto a me. Io ero la capo ufficio e lui era l'impiegato. Lei ha sempre vissuto a Villanova? Prima sono stata a Grotta Menard e dopo me ne venne a Villanova perché mi dovevo andare presto per andare a Grotta Menard. Lei aveva anche delle sorelle? Le sorelle, sì, tengo 3 sorelle, tenevo. Ma sono tutte più... Io sono l'ultima e loro erano le prime. Mia mamma si è sposata a 16 anni, poi quando ha avuto a me ne tenevo 44. Che si faceva di particolare? Da mangiare? Mangiare, il pollo sempre. E a spezzatino col peperone e pomodoro, oppure fatto al forno, con le patate al forno. La frutta, sì, mi piace la frutta. Perché arance, mele, che trovo? Ma qual è il segreto per arrivare a 100 anni? E chi lo sa? Si arriva senza sapere come.